Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questa è la prima lezione che guardate qui sul mio canale. Oggi facciamo una lezione di vocabolario e vedremo insieme molte parole, frasi, domande chiave per interagire in un negozio di abbigliamento oppure di calzature. Quindi se siete in Italia e volete fare acquisti, volete comprare dei vestiti o delle scarpe, saprete quali sono le parole, le frasi e le domande chiave da usare per parlare, per conversare in quella situazione. Allora, iniziamo subito senza perdere tempo. La prima frase che vediamo insieme oggi è dare un'occhiata. Dare un'occhiata. Questa frase è la frase più importante di tutto il video, probabilmente, perché non è detto che voi entriate in un negozio per comprare, no? Non necessariamente si compra sempre qualcosa quando si entra in un negozio. Il più delle volte si entra per dare un'occhiata. Quando entro in un negozio, il commesso o la commessa mi chiede: posso aiutarla? E io rispondo sempre: grazie, do un'occhiata. Significa che per il momento voglio solamente guardare quali sono i prodotti che il negozio vende. Se siamo in un negozio di scarpe, per esempio, possiamo provare un paio di scarpe, possiamo anche misurare un paio di scarpe. Provare è il verbo più generico e più usato, non sbaglierete mai con il verbo provare. Misurare si usa spesso, forse è un po' più informale come scelta. Per provare un paio di scarpe dobbiamo chiedere il numero al commesso o alla commessa. Per le scarpe parliamo di numero di scarpe. Per i vestiti invece parliamo di taglia, quindi dobbiamo chiedere la nostra taglia se vogliamo provare un capo di abbigliamento. Sia per le scarpe che per i vestiti si usa il verbo portare, quindi portare il numero 37, 38, 39, eccetera di scarpe, oppure portare la taglia 40, 42, 44, 46, 48, eccetera, di un capo di abbigliamento. Troviamo informazioni sulla taglia e il prezzo sul cartellino. Se dovesse mancare il prezzo, possiamo chiedere ai commessi: quanto costa? Quanto costano? Più informalmente, quanto viene? Quanto vengono? Nei negozi di vestiti dove si possono provare i vestiti? Nei camerini. I camerini. In alcuni negozi i camerini vengono chiamati salottini di prova. Però diciamo che nei negozi che tutti frequentano si chiamano camerini. Quando siamo nel camerino e stiamo provando ad esempio un paio di pantaloni, possiamo commentare su come quei pantaloni vestono. I pantaloni vestono bene, vestono male, vestono stretti, vestono larghi, oppure se stiamo provando una camicia, questa camicia veste bene, veste male, veste larga, veste stretta, eccetera. Se stiamo invece provando un paio di scarpe, ci chiediamo: come calzano queste scarpe? Le scarpe calzano bene, male, calzano strette, calzano larghe, eccetera. In modo più informale possiamo dire le stesse cose usando il verbo stare insieme ai pronomi indiretti. Quindi per esempio posso dire: questi pantaloni mi stanno bene, o mi stanno male, mi stanno stretti, mi stanno larghi, eccetera. Questa camicia mi sta bene, mi sta male, mi sta larga, mi sta stretta, eccetera. Io invece ho provato la camicia, ma mi sta
enorme. Oppure queste scarpe mi stanno bene, mi stanno male, mi stanno strette, mi stanno larghe, eccetera. Ovviamente se nel camerino qualcosa non va bene, possiamo chiedere ai commessi se c'è una taglia più piccola oppure una taglia più grande di quel capo di abbigliamento, oppure se c'è un numero più grande o un numero più piccolo di quel paio di scarpe. Se vogliamo chiedere a qualcuno l'opinione sui vestiti che stiamo indossando, possiamo chiedere come mi sta oppure come mi stanno. Per esempio, come mi sta questa camicia? Come mi sta questa giacca? Come mi stanno questi pantaloni? Come mi stanno queste scarpe? Se alla fine ci convince qualcosa, possiamo andare alla cassa per pagare quello che vogliamo comprare. Alla cassa possiamo decidere di pagare in contanti con il bancomat, che sarebbe la carta di debito, oppure con la carta di credito. E dopodiché possiamo uscire dal negozio con i nostri acquisti. Questo è tutto per la lezione di vocabolario di oggi, spero davvero che vi sia utile. La sezione dei commenti qui sotto è a vostra disposizione per qualsiasi domanda o dubbio. Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!